Un impero immenso sta avanzando. Dall'Asia fino alle coste dell'Egeo, tutto sembra destinato a piegarsi davanti alla Persia. Città ricche, popoli antichi, interi regni, uno dopo l'altro cadono. Ma poi accade qualcosa di impensabile. Una piccola polis greca decide di resistere, da sola, e su una piana chiamata Maratona nasce una leggenda. Benvenuti su Polis. In questo canale raccontiamo la storia del mondo dall'antichità fino alla nostra contemporaneità, un passo alla volta. Sul canale, qualora non li aveste visti, potete riprendere i video dove parliamo della nascita delle poleis, di Sparta in età arcaica e dell'ascesa di Atene. Oggi però entriamo nel momento in cui il mondo greco affronta il suo primo grande nemico. Oggi parliamo dell'inizio delle guerre persiane. All'inizio del V secolo a.C. esistono due mondi profondamente diversi. Da una parte c'è la Grecia, frammentata, divisa in decine di città-stato indipendenti. Atene, Sparta, Corinto, Tebe, ognuna con le proprie leggi, i propri interessi e le proprie rivalità. Dall'altra parte c'è l'impero persiano, un colosso immenso che si estende dall'Asia minore fino all'Egitto, dalla Mesopotamia fino ai confini dell'India. Un impero organizzato, ricco, capace di mobilitare enormi eserciti e governare popoli molto diversi tra loro. Sulla carta non dovrebbe esserci partita. Le polis greche litigano tra loro. La Persia controlla mezzo mondo. Ma noi sappiamo che nella storia nulla si basa sulla carta. Sulle coste dell'Asia minore, nell'attuale Turchia occidentale, sorgono da secoli importanti città greche, come Mileto, Efeso, Ocea, Smirne. Sono città ricche, aperte al commercio, abituate a guardare il mare. Qui passano merci, idee e culture diverse. È un mondo greco, ma diverso da quello della madrepatria. Più cosmopolita, più orientato ai traffici, più esposto al contatto con grandi potenze. Quando l'impero persiano conquista la regione nel VI secolo a.C., queste città entrano sotto il controllo del Gran Re. La Persia, va detto, non governa soltanto con la forza. Permette spesso alle popolazioni locali di mantenere usi, culti e una certa autonomia. Ma in cambio pretende obbedienza, tributi regolari, fedeltà politica e soprattutto il riconoscimento dell'autorità persiana. Molte città vengono affidate a tiranni locali sostenuti dall'impero. Uomini greci, sì, ma legati al potere persiano. Ed è proprio qui che cresce il malcontento, perché il problema non è solo pagare le tasse. Il vero problema sta nel sentire il controllo dall'estero, e per una polis greca questo non funziona mica molto bene. Nel 499 a.C. scoppia la scintilla. Aristagora, tiranno di Mileto, dopo un fallimento militare e temendo di perdere il potere, decide di giocare una carta rischiosissima: trasformare il malcontento in rivolta. Mileto si solleva, poi altre città la seguono. Le guarnigioni persiane vengono attaccate, i tiranni filo-persiani vengono cacciati. Per la prima volta molte polis ioniche provano a spezzare il controllo dell'impero, ma la realtà è chiara fin da subito. Da sole difficilmente possono resistere alla macchina persiana. Per questo guardano verso ovest, verso la Grecia continentale, verso Atene e Sparta. E qui arriva il momento decisivo, perché Sparta rimane prudente, ma Atene decide di intervenire. Gli ateniesi inviano circa 20 navi, Eretria ne manda altre. Non è una forza immensa, non è una spedizione in grado di abbattere la Persia, ma è un gesto politico enorme. Atene, una polis ancora giovane sulla scena internazionale, sta sfidando apertamente il più grande impero del suo tempo. Le forze ribelle e i contingenti greci avanzano fino a Sardi, una delle capitali amministrative persiane della regione. Durante l'azione, la città prende fuoco. Le fiamme si alzano tra palazzi, magazzini e templi. Anche se la cittadella resiste, il danno simbolico è enorme. Sardi non è una città qualunque, è un centro del potere persiano in Asia Minore. Per Atene questo poteva sembrare un colpo rapido, un episodio, ma per la Persia no. Per il Gran Re, vedere città greche ribelli sostenute da una polis straniera e una capitale regionale incendiata significa una cosa sola: sfida diretta all'autorità imperiale. La rivolta ionica negli anni successivi verrà repressa con durezza. Mileto sarà distrutta nel 494 a.C., ma ormai qualcosa è cambiato per sempre. Il nome di Atene è arrivato fino alla corte persiana, e presto da lì partirà la risposta.
Il re persiano Dario I governa uno dei più grandi imperi mai esistiti. Sotto il suo comando, la Persia si estende dall'Asia minore fino all'India, dall'Egitto fino alle regioni interne dell'Asia centrale. Un impero immenso, tenuto insieme da strade, governatori, tributi e da un'autorità che deve apparire assoluta. Per un sovrano come Dario, il prestigio conta quanto la forza. Quando viene informato del coinvolgimento ateniese nella rivolta ionica, decide che Atene dovrà pagare. Non si tratta solo di poche navi inviate lontano. Si tratta di una polis periferica che ha osato interferire negli affari del Gran Re. Secondo la tradizione, Dario avrebbe ordinato a un servo di ricordargli ogni giorno: «Signore, si ricordi degli ateniesi». Che sia leggenda o realtà, il messaggio è chiaro. La Persia non dimentica e soprattutto non può permettersi di sembrare debole davanti ai popoli che governa. Per Atene questa poteva sembrare una spedizione lontana, un episodio quasi marginale. Per Dario invece era un insulto personale, una sfida all'autorità imperiale, e ora arriverà la risposta. Nel 490 a.C. una grande forza persiana attraversa l'Egeo, conquista isole, sottomette città, punisce chi resiste. Tra gli obiettivi principali ci sono due poleis, Eretria e Atene. Eretria cade, viene saccheggiata. Atene capisce che il prossimo bersaglio è lei. La flotta persiana approda nella piana di Maratona, a nord-est della città, un luogo perfetto per sbarcare uomini e cavalli. Davanti ad Atene non c'è solo un'incursione, c'è l'esercito più potente del mondo. Gli ateniesi chiedono aiuto a Sparta. Un messaggero corre per chilometri e chilometri per raggiungerla. Ma Sparta, impegnata in festività religiose, ritarda la partenza. Atene quindi si ritrova quasi sola. Quasi. Un piccolo contingente arriva da Platea, fedele alleata. Insieme marciano verso Maratona. A guidarli c'è Milziade. Atene poteva chiudersi dentro le mura, aspettare e sperare. Invece decide di andare incontro al nemico. Davanti ai persiani si schiera un esercito molto piccolo. Gli ateniesi, affiancati dai fedeli alleati di Platea, sanno di avere meno uomini e meno margine d'errore, ma possiedono un vantaggio decisivo: combattono come opliti, fanti pesanti protetti da elmo, corazza, schinieri e soprattutto dal grande scudo rotondo. Ogni uomo combatte accanto al compagno, formando una linea compatta di lance e bronzo. I persiani, invece, dispongono di un esercito diverso, più mobile, più variato, abituato a combattere in molti contesti. Arcieri, fanteria leggera, truppe rapide e cavalleria. In campo aperto, con spazio per manovrare e colpire a distanza, sono avversari temibili. Milziade comprende che restare fermi troppo a lungo sarebbe rischioso. Ogni giorno che passa può favorire il nemico. Per questo decide di attaccare lui per primo. È una scelta coraggiosa, perché Atene non aspetta l'assalto, lo anticipa. Lo schieramento greco viene modificato con attenzione. Il centro viene reso più sottile, mentre le ali vengono rinforzate. L'idea è semplice ma rischiosa: resistere al centro abbastanza a lungo e vincere ai lati. Poi arriva il momento decisivo. Gli opliti avanzano in formazione, prima a passo controllato, poi accelerano, infine corrono. Una carica improvvisa che sorprende i persiani e riduce il tempo sotto il tiro delle frecce. L'impatto è brutale, scudi contro scudi, lance spezzate, urla, polvere, caos. Nel settore centrale i greci arretrano. La pressione persiana sembra funzionare, ma sulle ali accade il contrario. Gli ateniesi e i plateesi travolgono i reparti avversari, li mettono in fuga e poi piegano verso l'interno. Il centro persiano, avanzato troppo, si ritrova improvvisamente stretto da entrambi i lati. È la manovra decisiva. L'esercito persiano perde coesione. Molti tentano di fuggire verso le navi attraccate sulla costa. Altri cadono sulla piana di Maratona. I greci inseguono fino al mare e cercano perfino di impedire l'imbarco di parte della flotta. Maratona non è solo una vittoria, è uno shock per l'intero mondo antico, perché dimostra che la Persia può essere battuta e che una polis greca, se organizzata e determinata, può resistere al più grande impero del mondo. Per Atene, Maratona diventa molto più di una semplice vittoria. Diventa orgoglio, memoria e identità collettiva. La città, che pochi decenni prima stava ancora consolidando le proprie istituzioni, ora può presentarsi come la polis che ha fermato il gigante persiano.
Un successo che rafforza fiducia, prestigio e ambizione. Per il mondo greco il messaggio è potentissimo. L'impero persiano, apparentemente invincibile, può essere sconfitto. Le poleis capiscono che resistere non è impossibile, che disciplina, coraggio e organizzazione possono compensare inferiorità numerica e paura. Per la Persia, invece, Maratona è una battuta d'arresto, seria, ma non definitiva. L'impero resta immenso, ricchissimo e capace di tornare con forze ancora maggiori. E infatti la guerra non è finita. Sta soltanto entrando nella sua fase successiva. Intorno a questa battaglia nasceranno anche racconti destinati a durare nei secoli. Il più famoso riguarda il messaggero Filippide, che secondo la tradizione avrebbe corso da Maratona fino ad Atene per annunciare la vittoria, prima di crollare esausto. È da questo racconto, rielaborato in età moderna, che nascerà la gara olimpica della maratona, un ricordo simbolico trasformato in sport. 10 anni dopo arriverà Serse, con un esercito ancora maggiore, con una spedizione ancora più ambiziosa, Termopili e Salamina, il vero scontro decisivo. Ma tutto comincia qui, sulla piana di Maratona. Su quella piana una polis dimostrò che il numero non basta, che il potere non garantisce la vittoria. Se il video ti è piaciuto, puoi iscriverti al canale. Nel prossimo episodio entreremo nel cuore della seconda invasione persiana, Leonida, le Termopili e la battaglia di Salamina.